Ciao amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona. Se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana, come andrà, i segni zodiacali da attenzionare e poi l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Troviamo la nave. Quindi vuol dire che la settimana inizia a gonfie vele, qualcosa che avanza, qualcosa anche che migliora, indica spesso il viaggio vero e proprio, quindi spostamenti, trasferte, eccetera, oppure semplicemente ha a che fare con un cambiamento, un qualcosa in via di sviluppo che non solo riguarda un miglioramento, però anche possibilità di guadagni o di avanzare sempre di più verso la realizzazione di un desiderio, di un obiettivo. Poi troviamo la lettera riguarda tutte le comunicazioni, quindi tutti i tipi, nel senso di messaggi, chiamate, risposte, notizie, cose che giungono alle vostre orecchie, quindi di tutto di più. Magari voi già sapete che se state aspettando delle risposte delle comunicazioni, allora possono arrivare proprio qui intorno alla metà della settimana. Se vedete che c'è un ritardo, se c'è qualcosa che non va, allora di valutare di essere voi in un certo senso a fare un certo tipo di richieste, a maggior ragione magari di aspettare il momento giusto, se siete voi che dovete comunicare qualcosa. Tante possono riguardare qualcosa che ci tenete tantissimo, qualcosa che vi appassiona, che vi coinvolge, oppure magari ci sono anche tantissime questioni che state cercando di risolvere e ci riuscirete assolutamente. La carta del cuore non solo ha a che fare con l'amore, con l'amicizia, con le riconciliazioni, con la pacificazione, ma anche col prendersi cura delle persone, assolutamente sì, di se stessi, però di prendersi cura, donare tempo, passione e dedizione a un progetto, a una causa, magari anche al lavoro stesso o a un hobby, per dire. Quindi le dico un po' tutte per farvi capire che si vede una settimana molto molto intensa, positiva e costruttiva per voi. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ma per chi non dovesse essere interessato all'amore in questo momento può anche ascoltarlo, perché alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e di famiglia. Quindi vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo il tulipano, una settimana che si apre con sincerità e onestà, soprattutto è vero, diciamo, nelle coppie, relazioni più importanti, con delle iniziative, attraverso messaggi, dichiarazioni, possibilità di trovare gioia e felicità, non solo con qualche situazione, ma qui si vede proprio con intenzione. Può essere un gesto gentile, un atto romantico, un qualcosa che comunque vi porta buon umore e gioia e continua nel corso della settimana. In senso positivo però c'è anche qualche nota un pochettino stonata, ma in che senso? Che in pratica queste carte, parlando di
attaccamento, l'attaccamento può essere sia positivo, perché magari, a volte abbiamo bisogno di cura, di attenzione e di sentirle forti queste cose, allora, ecco che ci saranno. Dall'altro lato può essere in senso eccessivo, quindi come controllo, come stare sulla, difensiva e quindi magari dire delle cose che in realtà potremmo, pentirci o esserci un'idea fissa, un pensiero fisso che, abbiamo paura che magari, può realizzarsi qualcosa di negativo. Ecco, quando ci sono queste circostanze, ovviamente vedete le vostre stesse energie di rimanere positivi, di aprirvi, di comunicarvi e di non trattenere, chiudere tutto in voi stessi. Questo vi aiuterà tantissimo. Come dicevo, questo vale per le coppie, vale anche per le relazioni più importanti, mentre per i single è da valutare effettivamente se c'è bisogno di apertura, di chiarimento, di parlare, diciamo, tranquillamente con una persona e quindi anche esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti. Ovviamente questo lo dovete capire voi se è il caso di dichiararvi, di muovervi, altrimenti potrebbe essere anche che una persona potrebbe dichiararsi proprio palesemente, oppure in qualche modo potrebbe avere quell'atteggiamento che fa intuire, tantissimo. E adesso procediamo con l'ambito delle finanze, del lavoro, delle cose più pratiche. Visto che si muove proprio il cuore in questo ambito, infatti troviamo anche la carta amore. Per molti di voi, magari c'è una nuova energia, di dedizione, di cura verso il vostro stesso lavoro, forse ci sono anche delle nuove circostanze che, fanno rinvigorire la vostra stessa passione verso il lavoro. Se non dovesse essere così, magari, c'è compensazione, nel senso che oltre al lavoro ci possono essere tante, tante altre situazioni, che vi coinvolgono. È in questa sfera perché io dico sempre che un hobby, una passione, oltre al lavoro stesso, a volte può essere anche un secondo lavoro, ha meno a che fare, diciamo, col denaro, però richiede lo stesso investimento, non solo del denaro stesso, ma anche di impegno, di energie, dedizione e tempo in tutti i sensi. Quindi ci sono un po' queste circostanze che, se strettamente legate al lavoro, abbiamo visto che alcune cose sono in fase di miglioramento, magari anche, può essere qualcosa legato alla vostra stessa salute, oppure utilizzare le energie nel modo giusto e quindi di procedere in questo modo. Se c'è qualcosa che non va, c'è quella fase di miglioramento che potrebbe essere strettamente legato a una persona. Infatti la figura del dottore non solo può essere, il vero dottore, però ha a che fare con un professionista in senso generico, magari abbiamo bisogno del commercialista o dell'avvocato o di un'altra figura che è pronto a sostenerci e ad aiutarci con consigli interessanti. Magari abbiamo bisogno anche di una persona, e questo lo dico per chi è alla ricerca di lavoro, che può aiutare sia in ambito finanziario economico, a gestire i vostri risparmi se li volete investire, oppure anche proprio nella ricerca del lavoro. Può essere una proposta o un consiglio per come migliorare appunto e avanzare in un campo piuttosto che in un altro, o farvi addirittura una proposta. L'abbiamo visto anche dalle vostre stesse energie che si muovono delle comunicazioni, delle risposte, possibili incontri, quindi, c'è fermento, c'è movimento, quindi di farvi trovare pronti a tutto questo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!